concetto di omosessualità o l'omosessualità in sé, per una parte nella nostra cultura dominante non è dannosa, lo diventa nel momento in cui chiede che un legame venga riconosciuto come famiglia, e quindi è, come dire, l'attacco alla famiglia eteronormata. Dunque, la situazione in Italia è che oggi per le persone omosessuali, per le coppie omosessuali, non esiste alcun tipo di riconoscimento giuridico pubblico. Vi è la possibilità di stipulare accordi di convivenza, per esempio nel caso in cui le coppie vogliano regolare l'abitazione di una casa, o quando ci si lascia a chi va cosa. Però diciamo che è uno strumento che può disciplinare probabilmente il 30% delle cose della vita di una normale coppia. Non ti garantisce di poter entrare all'ospedale a prestare assistenza o cura al tuo partner se è in terapia intensiva, perché tu non sei a tutti gli effetti un parente. Quindi è necessario che venga emanata una legge. Io penso che la legge debba essere il matrimonio, ma anche la previsione di un registro per le unioni di fatto, aperto sia alle persone omosessuali che alle persone eterosessuali, e che è un contratto di solidarietà civile, quindi un contratto che prevede una serie di diritti e doveri, ma diciamo meno importanti rispetto a quelli del matrimonio. Sarebbe invece bello, auspicabile che invece ci fosse una riforma del diritto civile e una riforma anche dell'istituto del matrimonio, una riforma del diritto civile, e che venisse, diciamo, disciplinato soltanto il matrimonio tra le persone anche dello stesso sesso, ma anche l'adozione, sia per le famiglie omogenitoriali, per cui per chi ha già dei figli, ma sia per chi vuole costruirsi una famiglia. Diciamo, la legislazione dell'Unione Europea si basa sul principio della cessione di sovranità, e sul tema dei diritti di famiglia, in particolar modo del diritto al matrimonio, proprio su questo espresso tema non c'è cessione di sovranità, nel senso che ogni Stato ha il diritto di legiferare come crede. Allo stesso tempo però esiste una direttiva che si chiama sulla libera circolazione delle persone europee e dei loro partner, che per esempio prevede il diritto di una persona diciamo cittadina dell'Unione Europea di muoversi all'interno dell'Unione Europea e di portare con sé il proprio partner. Ora, qual è la questione, diciamo, dove incide questa differenza tra le varie legislazioni? Laddove, per esempio in Svezia, il tuo partner è anche una persona dello stesso sesso ed è riconosciuta come tale, mentre invece in Italia non è riconosciuta come tale. Dunque su questo l'Italia e tutte le persone che non riconoscono la libera circolazione dei partner anche dello stesso sesso, dei cittadini dell'Unione Europea, è stata richiamata. L'Europa non può imporre all'Italia di legiferare, però le direttive che sono emanate devono essere rispettate anche in Italia. Una legge serve perché diciamo, vorremmo che questi benefici fossero previsti per la legge dalla legge in modo automatico e estesi a tutti quelli che sono in possesso dei requisiti. Invece oggi diciamo, quegli avanzamenti che abbiamo li abbiamo avuti perché alcune coppie hanno fatto causa e quindi sono rivolte a un giudice. Non è pensabile che ognuno si rivolga a un giudice, anche voi potreste farlo. Voi potreste tornare in Italia, chiedere che il vostro matrimonio venga registrato dall'ufficiale di stato civile nell'albo quindi dei matrimoni, e diciamo di fronte al diniego, perché vi direbbe di no, di fronte al diniego potreste fare appello. Secondo me la lacuna più grande è diciamo, focalizzarsi soltanto sui diritti delle coppie e non sul fatto che in realtà le persone omosessuali
dovrebbero avere pieno diritto di cittadinanza, il che significa una serie di diritti come per esempio quelli di non essere oggetto e soggetto di discriminazione, quelli di non essere oggetto e soggetto di violenza o attacchi omofobi. Ed è chiaro che, diciamo, il riconoscimento delle affettività è un passaggio fondamentale, ma non è l'unico passaggio che la comunità LGBT dovrebbe rivendicare. Penso che il vostro sia un bellissimo progetto perché è anche molto divertente, perché è spiritoso, perché mette in risalto anche la gioia di un preparativo per un evento così importante, e mi auguro che possa girare e contribuire, insomma, a suscitare una riflessione in chi lo vede. Grazie. Comunque questo è sfruttamento professionale, pure con la giacca esatto, cioè ogni minuto è prezioso.